Ciao a tutti, sono Stanislao, fondatore di SLZ Performance, il vostro servizio per l'allenamento dell'arrampicata. Nel video di oggi parleremo della cosa più importante da citare nelle chiacchiere da bar post allenamento. Allora Stan, quanto hai fatto di massimale? Molto più di te. Il massimale di vita. Il nome corretto del test sarebbe MVC7, che significa Maximum Voluntary Contraction, ovvero la massima contrazione volontaria che riusciamo a sviluppare per 7 secondi, il 7 al termine dell'MVC7. Oltre che per le chiacchiere da bar, questo test ci aiuta a capire su cosa concentrarci durante la strutturazione della programmazione e ad avere un riferimento per il monitoraggio da svolgere durante la programmazione stessa. Inoltre ci aiuta a capire se sarà necessario concentrarsi su aspetti condizionali e quindi l'aumento di forza e potenza, oppure se sarà meglio investire i nostri durissimi allenamenti lavorando maggiormente sulla scalata e sugli aspetti tecnici della stessa. Per iniziare, cosa ci serve per svolgere i test? Un trave con delle tacche da 20 mm, se poi sono da 18, da 22 vanno bene comunque, un imbrago, un moschettone, un cordino, dei pesi e basta. Una volta preparato il tutto, possiamo approcciarci al riscaldamento per questo test. Fondamentale risulta scaldare a dovere le dita e quindi prendersi il giusto tempo per arrivare a regime. Consigliamo di iniziare con qualche traverso o salita semplice in parete per partire con il riscaldamento. Dopodiché ci sposteremo al trave facendo alcune ripetizioni da 7 secondi sulle tacche anche più generose di quelle del test. Le prime serie potranno essere da 2-3 ripetizioni o anche 4 e man mano che ci avvicineremo al carico del test le ridurremo di numero fino ad eseguire esclusivamente delle ripetizioni singole. Per l'approccio al carico del test, se conosciamo già quale potrebbe essere il carico del test, possiamo fare degli incrementi importanti di 5-10 kg finché siamo lontani dal carico dell'MVC7, per poi ridurre gli incrementi a 5-2,5 kg man mano che ci si avvicina al carico del test. Quando ci ritroviamo molto vicino al nostro massimale, possiamo ridurre gli incrementi a 1-2 kg. Importante non sforare con i carichi. Questo perché, essendo un test estremamente impegnativo per il nostro sistema nervoso, se sbagliamo il carico in eccesso e quindi andiamo a richiedere al nostro corpo uno sforzo estremamente elevato, il successivo test con carico minore potrebbe non rispecchiare le capacità effettive del nostro corpo. Solitamente facciamo ripetere il test per essere sicuri che sia svolto da manuale e che non si siano raggiunti i 7 secondi in modi un po' equivoci. A questo punto annotiamo il sovraccarico che abbiamo utilizzato ed il carico complessivo, ovvero peso corporeo più sovraccarico, che ci servirà per il calcolo delle percentuali nel prossimo test. Per il più bel test dei massimali è tutto, ci vediamo a quello più tosto di tutti, il test di forza critica. Ciao!